mappa del 1897 della Terra piana. Un caro saluto a tutti e tutte voi che seguite Canal 104+. Martello spesso con l'informazione di usare il prezioso indice alfabetico a cui si accede attraverso il sito web www.tinelli.eu, semplicemente perché mi accorgo che poche persone lo fanno. Se vi interessa fare le ricerche, usatelo. E fra poco vi spiego perché. Commenti come «Siamo nel 2024 e ancora credete nella Terra piatta?» La mia domanda è «Siamo nel 2024 e con tutti gli strumenti che avete a disposizione credete ancora nella palla della palla?» Molti altri commenti ai quali non rispondo sono quelli che inseminano i gatekeeper noti tipo «Come spieghi il volo Sydney-Johannesburg o Sydney-Santiago?» Avete ragione quando dite il volo e non i voli. Andate e consultate il fornito indice alfabetico sulle voci che seguono e scoprirete molte cose in merito. Giù al sud, voli. La Terra non gira, prova di terra piana, orari, voli aerei, Coriolis. Michael Palin, pole to pole e i voli aerei al sud. Voli al sud e Jetstream. Voli America del Sud e Asia orientale assenti, spiegato perché. Voli diretti emisfero sud, ma quando mai? Terra piatta. Voli, le vostre osservazioni, Stretto di Bering, Isola Diomede. Inoltre suggerisco nuovamente quanto inserito nel video di ieri dal titolo Stazione internazionale spaziale, orbita immaginaria contro la realtà. Si vedono sia il globo che la terra piana ruotare, ma lo scopo è di portare alla luce che la presunta ISS non passa mai né sopra il polo sud né tantomeno sopra il polo nord. Infatti ho suggerito i titoli Polo Nord nascosto 2 e Polo Nord nascosto 3. Invito, prima di porre domande che finiscono nel cestino, di prendere visione del video Spiegazione della Terra piatta 2 pubblicato il 10 aprile 2019 che raccoglie 11 argomenti di come funziona il nostro meraviglioso regno piano sul quale poggiamo i piedi. Ovviamente alle domande «Dove poggia la Terra?» rispondo che non si sa, perché l'uomo non è mai andato oltre i 10.916 metri il 23 gennaio 1960 grazie al battiscafo Trieste con a bordo Jacques Piccard e Don Walsh nel punto più basso della fossa delle Marianne, la depressione Challenger Deep. Mentre il punto più profondo, il Kola Super Deep Borehole, in italiano il pozzo super profondo Kola, il buco più profondo mai scavato, che raggiunge circa 12.262 metri sotto la superficie terrestre. Per raggiungere questa profondità sono serviti circa 20 anni. Torniamo al titolo del video Mappa del 1897 della Terra piana, per informare ancora una volta che i ricercatori della Terra piana sono sempre esistiti, da quando 400 anni fa circa hanno progettato, inseminato e diffuso nelle menti degli uomini che viviamo su un impossibile globo. Non lo so, è come il dibattito sulla Terra tonda o piatta. Esiste ancora questo dibattito? Come potete vedere, 127 anni fa c'erano individui che non accettavano questo. Su questo articolo pubblicato da Dupair Acanta del 15 aprile 1897 si parla di terra piana. Altri giornali hanno pubblicato lo stesso articolo come The Bryant Daily Eagle il 10 marzo 1897 o New York Journal il 31 gennaio 1897. Nella mappa si vede il mondo conosciuto allora nel modello piano con i continenti e con i nomi dei paesi come Australia, India orientale, Giappone, Cina, Iberia, Gran Bretagna, Europa, Turchia, Arabia, India e l'Oceano Indiano, Madagascar, Africa, deserto del Sahara e l'Oceano Atlantico. Al centro della mappa si vede il Polo Nord nella regione artica. Si vedono bene anche il Canada, gli Stati Uniti e l'America del Sud. Ovviamente l'Oceano Pacifico con indicata l'isola Sandwich e anche la Nuova Zelanda. La mappa è disegnata con un anello bianco che circonda la Terra come fosse ghiaccio o neve ed indica dei rilievi diversi come se si trattasse di montagne. Nella parte in basso si legge mura di ghiaccio che circondano il mondo piano. Ovviamente la mappa, anche se ben realizzata, sembra sia stata fatta a mano libera.
Nella parte inferiore si legge: se la Terra fosse piatta, così è come apparirebbe la nostra facoltà di mappe. Vi traduco parte dell'articolo. Faranno presto degli esperimenti sulla costa della Florida per dimostrare che la Terra non è rotonda. Per quanto possa essere strano, su questa palla terrestre c'è sempre un grande numero di persone che rifiutano che si tratti di una palla. Questo nel 1897. Questa è una schermata del 21 dicembre 2021 pubblicata sulla testata online di Rai News 24, dove si legge: il 5,8% è sicuro che la Terra sia piatta. Non hanno scritto che crede, ma è sicuro, e adesso siamo nel 2024. Torniamo all'articolo. Il professor William Carpenter, che è morto lo scorso settembre a Baltimora, è stato senza dubbio l'ultimo di questa fede. Questa che vedete è la schermata tradotta automaticamente in lingua italiana della pagina su Wikipedia. Come potete vedere, fin da allora c'era uno studio di libri scritti sull'argomento della Terra piana che sono ancora validi oggigiorno. A quel tempo le persone non venivano distratte da TV o device. Proseguo con l'articolo. Alexander Gleason, il saggio di Via Niagara a Buffalo, ha fatto un lungo e duro studio su questo grande problema ed ha speso un sacco di soldi oltre a raccogliere informazioni. Una mia nota: Gleason è stato il signore che il 15 novembre 1892 ha pubblicato e brevettato la mappa Gleason che trovate su indice alfabetico. Gleason a New York ha pubblicato un annuncio sui giornali dove cercava capitani che avevano navigato dall'Africa del Sud a Capo Horn. Le informazioni che aveva ricevuto sembra lo abbiano soddisfatto, anche se molti scienziati e geografi di quel tempo non si sono convinti. Altri principali argomenti avanzati dai teorici della Terra piana è che le navi che sembra navighino attorno alla palla girano semplicemente attorno in cerchio e che i fiumi più grandi hanno una differenza di livello di pochi metri. Affermano anche che la bussola che indica il nord non può funzionare su una terrasfera. Ricordo che su indice alfabetico trovate diversi video sul funzionamento della bussola, ad esempio sotto la voce bussola non funziona sul globo o bussola come funziona su un globo. Tornando al giornale, dicono che Newton era pazzo e che Galileo e Colombo si sono sbagliati. Se la Terra fosse un globo rotante, un proiettile sparato verticalmente non cadrebbe nel punto da dove è stato lanciato. Il settimanale scrive molte altre cose inventate perché se avessero letto le opere di Carpenter non lo avrebbero fatto, esattamente come fa la stampa di regime attuale, dove non hanno mai analizzato o approfondito l'argomento della Terra piana. Il New York Journal scrive: nel disegno della Terra di cui questi teorici credono debba essere, o alcuni di loro, per cui non tutti concordano, il polo sud sembra un muro di ghiaccio che circonda la Terra circolare. Questa concezione certamente si adatta bene con l'idea che la vastità del ghiaccio meridionale ha fatto fare marcia indietro a molti esploratori. I forti ricercatori della gloria sono andati molte volte vicino al Polo Nord ed hanno fatto sembrare che le regioni attorno sembravano piccole e familiari rispetto a quelle del sud, che è una vera terra incognita. Grazie di aver guardato.